Ciao, sono Livio Loi, ho 22 anni, ho sempre fatto la Moto3, campionato del mondo, adesso faccio la Supersport 300. I used to be lost myself. Another soul went down on inside. Now I'm ready, so nice to meet you. Avventura che è iniziata da poco e come ti stai trovando? Sì, c'era un anno che ero proprio fermo dopo l'anno scorso che mi sono fermato con Avintia. Dopo ho ricevuto una telefonata prima di Donington e ok, era già un anno che ero fermo, però ho detto ok, ci proviamo. Sono andato lì e era la prima volta che sono stato con queste moto qui, con la Supersport, però mi è andata così la prima volta. Ci doveva lavorare ancora tanto, però adesso siamo venuti qui per fare i test in questa gara qui e già abbiamo migliorato tanto e sono già contento come sta andando tutto adesso. Come hai ricordato tu giustamente, hai corso nel motomondiale per diversi anni, tra l'altro hai fatto mi sembra 5 stagioni e mezzo su per giù. Ecco, puoi raccontare un po' questa tua parentesi nel motomondiale, fin da quando è iniziata? Io sono iniziato al mondiale nel 2013, che ho fatto il primo anno di Moto3. E sai, il mondiale non è stato sempre molto facile, per dire il più piccolo dettaglio può essere la cosa che ti aiuta. 2017 è stato proprio l'anno migliore, dove sono stato con Leopard e lì proprio sono stato forte. La prima parte di stagione era un po' difficile, però i ragazzi non mi hanno lasciato dietro mai, sempre sono stati dietro di me e così a un momento siamo arrivati lì per battagliare per i podi, però qui in Misano vi avevo rotto la clavicola. Sì, quel volo con sì, Rodrigo. Sì, quello è stato proprio una cosa che pure ha disturbato un po' la carriera. In quel momento era proprio il momento giusto per fare i contratti, per andare avanti e lì mi ha disturbato un po'. In quel momento pure ci entrano delle cose del politico, il mondo non è sempre bello, per dire così, però ok, è stato come è stato, adesso siamo qui e facciamo l'avventura nuova. Mentre quella del Moto3 si era conclusa a metà della scorsa stagione con Avintia, c'era stata una rottura a metà stagione mi sembra, dopo Assen, se non ricordo male. Dopo Assen. E ecco, dopo tu come hai vissuto il primo periodo in cui sei rimasto fuori dal motomondiale? Con Avintia lì non poteva andare più avanti, a quel momento si è rotto il contratto, è finito. Dopo sono delle cose che adesso non vado a dire, però per dire era meglio per restare a casa che andare ancora in moto. E dopo di quello sono stato a casa, ho provato di fare la mia strada pure un po' a casa, sai, fuori dalle moto, perché sono sempre stato con le moto già da piccolo. Dopo ok, le moto era pure il mio lavoro. Adesso ho avuto un po' di tempo per mettere qualche cosa a posto e ce l'ho fatta, un anno che adesso stavo a casa, ho lavorato un po', adesso faccio un po', compra e vendo macchine come mio padre, sono andato pure in quel business lì e adesso sono contento, almeno adesso quando ti ritorno a casa già c'è una cosa che ci sta, per dire così. Sì, fai comunque un lavoro che magari ti può aiutare per il futuro, anche se con le moto non va, perché comunque sappiamo che questo è un mondo difficile e l'hai visto soprattutto tu. Però ti sei tolto comunque una soddisfazione molto importante, che è stato vincere una gara a Indianapolis nel 2015. Ecco, puoi un po' raccontare quel momento? Sì, era un momento molto speciale, però era un po' una gara strana pure, perché inizio di gara la pista era bagnata, però si stava asciugando molto veloce e dopo c'era l'opportunità, ok, andiamo su slick o andiamo su rail.
Io ho detto, ma la pista per me è di slick, pure la squadra mi ha detto, ma ce la proviamo, ce la facciamo così, ho detto ok vai, andiamo, e sono partito su slick, io, McPhee e Otter abbiamo fatto questo e sono partito, e di quel momento dopo 2 giri già ero in testa e ho spinto tutta la gara, e alla fine avevo, non so quanti secondi che avevo, però tanti. E poi però ha ripreso a piovere, mi sembra. Sì, sì, e lì... c'era un po', pioveva un'altra volta, era un po' speciale, però era molto difficile di rimanere concentrato perché c'era ancora l'acqua sulla pista, erano 24 giri penso, e ero già da 2 giri che ero solo, proprio solo, e non era facile, e era difficile per crederlo, ok, sto qui, adesso vinco la gara, era speciale. Però devo dire che la gara in Australia 2017, dove ho fatto secondo, dopo rompermi la clavicola qua in Misano, mi è sentito ancora meglio il secondo posto in Australia sul podio che la vittoria in Indianapolis. Non voglio essere il pilota che lo ricordano che ha vinto su condizioni strane, questo e l'altro. Per me era più importante per essere sul podio in Australia. E andiamo un po' indietro, agli inizi proprio della tua carriera da pilota, ecco, quando hai iniziato, come hai iniziato, perché hai iniziato, e poi gli step che hai fatto fino a quando non sei arrivato poi al motomondiale. Sì. È iniziato quando avevo 3-4 anni, che mio padre mi aveva comprato una Honda, come si chiama, QR50, e con quella moto sono iniziato. Dopo, quando avevo 5-6 anni, ho fatto il primo campionato in Belgio e ho vinto direttamente la prima gara. Già si vedeva che avevo il talento per andare in moto, e così siamo andati avanti. Ho fatto un campionato europeo, un campionato in Olanda con la minimoto, e lì ci siamo visti con tanti piloti che adesso pure ho ricontrati in pista, pure in Moto 3, in tutte le classi che sono stato, e alla fine così siamo andati avanti. Ho fatto prima la minimoto, dopo la NSF 100, ho fatto un anno la Moriwaki, e dopo ho fatto più il trofeo qua in Italia, qualche gara con la Moriwaki, che c'era 50, pure no? Andrea Locatelli, c'ero io, c'era Minio qualche volta, e dopo di quello ho fatto la Red Bull Rookies. Sì, Red Bull Rookies, dove hai fatto delle buone cose comunque. Sì, l'inizio dell'anno non era tanto facile perché era tutto nuovo per me, io non avevo mai corso con 1-2 tempi, eppure avevo tanto peso che dovevo portare sulla moto, e non era facile, però a un punto, metà stagione più o meno, un po' prima, abbiamo trovato una cosa per mettere il peso a un altro posto, e da lì ho fatto i risultati buoni. A proposito, ecco, diciamo di tra virgolette pesi, allora quando arrivi al motomondiale poi quanti pesi appunto diciamo devi patire, ecco, dal punto di vista anche mentale, così? Devi dare sempre il 100% in tutte le maniere, a casa, mangiare, entrenarti, fare tutto, devi proprio lasciare tutto per fare il mondiale. Alla fine adesso già sono 19 gare è tanto. Più i test, più tutto, ci sta un mese che stai a casa, per il resto stai sempre in pista. Sì, ecco, una parola mi ha ricordato anche una cosa, una parola che hai detto, entrenate, che è più spagnola che italiana, diciamo. Sì. Questo perché tu sei un mosaico di origini, diciamo, Sì, hai un po' italiano, un po' spagnolo, puoi parlare un po' di questo? Sì, io alla fine sono nato in Belgio, però mio padre è italiano e mia madre è spagnola. Mio padre è sardo, però pure nato in Belgio, mia madre è pure nata in Belgio, ma i miei nonni sono andati in Belgio per lavorare. Alla fine hanno detto ok, alle mine, sono andato a lavorare alle mine,
e hanno detto ok, domani ritorniamo, però alla fine non sono ritornati mai e io sono nato lì. Sei nato in Belgio e ti capita E ogni così. tanto di andare in Spagna, in Italia, hai anche dei parenti? Ci sta ancora tanta famiglia intorno, in Italia e pure in Spagna, però tanti stanno già in Belgio. Però dove vivo io è una parte dove stanno tanta gente come ci stanno italiani, spagnoli, grechi, c'è un po' di tutto. Allora è una bella cosa. Bella cosa, sì, un bel mix. Ecco, Sì, un bel mix, sì. parlavi di famiglia e a proposito di famiglia diciamo che adesso chi ti segue sui social comunque un po' avrà visto un post che hai pubblicato recentemente a proposito Sì. di famiglia. Sì. Ecco, come ti senti ecco, a proposito? Io sono un ragazzo che la famiglia per me è la cosa più importante, è proprio quello, perché la vita è quello, la famiglia. E per me io sono molto contento che adesso divento padre, anche io, pure se la gente mi vedono dico è proprio giovane, però a 22 anni io mi sento pronto, oppure le moto ti fanno crescere tanto. Io già da 15 anni che sto dentro le moto e così quando hai 22 anni non è più non sono 22, sono 25-26. Sì, sei cresciuto molto e adesso c'è quest'altro step che è crescere una Sì. persona Sì. comunque e cambierà qualcosa anche nella tua vita, diciamo anche nel motociclismo così, oppure continuerai a portare avanti tutto? Io continuerò come che sto facendo, però mi dà ancora più motivazione per lavorare ancora più forte, per fare ancora meglio, perché adesso non devo solo fare tutto per me ma pure per lui, e quello per me è molto importante, che queste cose li faccio bene. Io sono una persona che non molla mai, non l'ho fatto mai, la gente che mi conoscono lo sapranno, per quello che non mollo, e adesso arriva il mio figlio e sono molto contento di avere questa Responsabilità? sì, sopra di Tranquillo. me. sì, una bella responsabilità, però come dicevi tu anche un bello stimolo. Sicuramente sarà una delle cose più belle della mia vita. Sì, e intanto ti ringrazio, ti faccio di bocca al lupo per questa nuova avventura che ti attende, diciamo, in ambito familiare e per il proseguire della tua carriera, per le prossime gare. Grazie mille, mille. Livio. Grazie, ciao! Ciao a tutti. I used